Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Toro, tendenze energetiche generali per l'inverno 2024. Uh, ragazzi, abbiamo la torre, periodo di destrutturazione, periodo di caduta delle certezze, una fase di restyling, magari qualcuno cambia anche guardaroba, cambia taglio di capelli. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e nel caso vogliate contattarmi trovate la mia mail qui e nella descrizione del video e sempre in descrizione ci sono i link alla playlist dell'oroscopo del 2024 perché ho già pubblicato le previsioni per il 2024 e c'è anche il link al corso di tarocchi che inizierà a gennaio. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, amici del Toro. 2 di bastoni, 6 di spade, cavaliere di pentacoli, 2 di coppe, regina di spade e la stella. Dunque ragazzi, si parte da un 2 di bastoni e da un 6 di spade. Qui l'idea è che abbiate già capito di che cosa si tratta questa torre. Come la sensazione che qui ci sia un po' da riformare certi discorsi legati alla famiglia, certi discorsi legati al passato, a come avete visto il futuro nel passato, quindi il momento presente praticamente, come vi immaginavate di essere tanto tempo fa e quello che siete adesso. Per qualcuno si tratta proprio di un allontanamento di tipo fisico. Abbiamo anche comunque questo cavaliere di denari che vi dico potrebbe rappresentare la persona di interesse se siete in una relazione o potrebbe anche rappresentare una nuova persona che andrete a conoscere questo inverno. Allora, andiamo a vedere carta per carta. Allora, abbiamo un 4 di bastoni e il matto che spiegano il 2 di bastoni. Quindi qui ho come l'idea che qualcuno, a causa di questa torre, perché normalmente quando c'è la torre sono degli eventi esterni che capitano nella nostra vita, all'improvviso, è come se tutto questo desse la possibilità di iniziare un nuovo percorso, una nuova avventura. Si sta C'è il bisogno prima di tutto di, diciamo, far tranquillizzare il terremoto, aspettare che insomma le scosse di assestamento si sistemino. C'è bisogno di ritrovare una nuova stabilità. Per qualcuno si tratta proprio di capire dove si trova a casa. Però comunque c'è anche il matto, c'è questa voglia di ricominciare, c'è il 4 di bastoni che è una carta di unione, di contratti anche. Andiamo a vedere 6 di spade. 4 di spade. Sì, sento proprio che qualcuno ha bisogno di, cioè è come se fosse in fase di partenza. E con questa carta, con il 6 di spade,
è ancora più forte questo messaggio, perché 6 di spade è proprio una carta che dice di allontanarvi da quel posto lì, da quella relazione lì, da quella situazione, perché così avete 4, 5 e 6 di spade, ragazzi. C'è qualche questione intorno a voi che è veramente pesante, che vi crea confusione mentale, che non vi fa guarire, che non vi lascia tranquilli. E è per quello probabilmente che qualcuno qui ha bisogno di andare verso il nuovo e tende a lasciare il passato indietro. Può anche far riferimento semplicemente al fatto che magari, non so, vi prendete una settimana lontani da tutto e da tutti, anche dai social, spegnete tutto, magari non lo... Sì, qualcuno potrebbe anche fare un ritiro spirituale. Allora, andiamo a vedere il cavaliere di denari. Poi dopo andiamo a vedere dipendenti, autonomi, disoccupati, single, tutto. Uh, Per il cavaliere di pentacoli abbiamo un fante di spade e il diavolo, ragazzi. Allora, il diavolo può parlare di qualche tossicità, di qualche tentazione o di quello che è l'ego, diciamo, no? Allora, devo dire, se siete in coppia, mi viene da dire che potrebbe essere, vabbè, detto che lo dicevo dopo. Va bene. Ehm, è come se vi dicessero di, di essere prudenti. Cercate di essere, soprattutto se è una persona nuova, ma anche col vostro partner o la vostra partner. Cercate la concretezza nelle relazioni in generale, soprattutto poi se è la vostra metà, la vostra coppia, ok? Perché con queste due carte ho come l'idea che ci sia qualche tipo di ideale che condiziona un po' troppo le relazioni. È un modo di vedere le cose, è un modo di percepire le cose, è un modo di tenere sotto controllo le cose che ostruisce, blocca, ottura. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 4 di coppe e 3 di bastoni. Allora, qui ragazzi si può trattare di qualche occasione, qualche incontro, qualche accordo che non state considerando. Può essere sia da un punto di vista romantico, ma anche da un punto di vista lavorativo. Andiamo a vedere la regina. Nove di spade. Forza. E 7 di coppe. Dunque, è un po', vedendo queste tre carte, è un po' come se fosse un'evoluzione. Cioè, ho come la sensazione che ci siano tanti pensieri comunque in questo periodo invernale. Qui lo rivediamo un po' con tutte queste spade. Qui anche c'era un fante di spade, il 9 di spade. Mm, e diciamo, le carte qui è un po' come se vi dicessero lasciate indietro i pensieri del passato, perché ormai è passato, quello che è fatto è fatto. E più che tutto, puntate al futuro. Cercate di fare un ordine di tutte le possibilità che vi si possono presentare davanti con questo nuovo inizio che voi state desiderando, di cui voi sentite il bisogno.
Andiamo a vedere la stella, perché la stella è una carta di speranza, ma è anche una carta di destino, ok? Quindi è un po' come se steste andando incontro al vostro destino. Wow, che bello, andiamo a vedere. Regina di spade un'altra volta. E il 2 di bastoni, qui avevate il 3. E il 2 di bastoni è già il contrario qui all'inizio. Ragazzi, ho come la sensazione che qua dobbiate mettere in ordine la mente. Vi dico, c'è qualche pensiero, qualche realtà legata al vostro ego che durante questo periodo invernale vi condiziona troppo. Ditemi per voi che cosa rappresenta questo diavolo. Allora, andiamo a vedere un attimo, partiamo da chi è in coppia. Allora, per chi è in coppia, ragazzi, qui ci deve essere una rottura degli schemi, ok? O ci sarà o la causerete voi, insomma, c'è bisogno di rompere certi schemi. Perché? Perché c'è il diavolo, c'è l'ego e la rottura dell'ego. Quindi io sento proprio che è come se dovesse cambiare modo di pensare, ma anche qui ve lo dicevo, no? Che c'è bisogno di lasciarsi certe idee, certi ideali indietro. È come se con la regina di spade avessi bisogno di rivalutare certi aspetti inerenti a quello che voi pensate di una relazione, della relazione di coppia o della vostra relazione nello specifico, ok? Perché le idee ci sono, però è come se ci fosse tanto inquinamento mentale, tanti problemi, tanto... Guardate, per qualcuno vi dico che tra il 5 di spade al contrario, il fante di spade e il diavolo potrebbe fare riferimento a qualche situazione di manipolazione mentale. Per quello che qui avete il 6 di spade di solito è collegato alle credenze limitanti. Sono quelle credenze che si assumono durante l'infanzia e che ci accompagnano tutta la nostra vita perché sono lì registrate nel nostro subconscio e noi magari neanche sappiamo di averle. Bisogna proprio fare un lavoro per andare a cercarle e spazzarle via, no? Però già solo il riflettere, l'allontanarsi dal posto che ci ha fatto ammalare, e l'essere ammalati può essere fisico, mentale o emotivo, già quello dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Allora, se foste single, vi dico che promette bene, perché tra il cavaliere di coppe e il due di coppe, ehm, vedo che c'è la possibilità di conoscere una persona. Diciamo che le cose non sono proprio dinamiche con questa persona, ma c'è qualche cosa che costringe con questo diavolo. Poi, per quello che riguarda invece la famiglia, devo dirvi che vi assorbiranno un poco, qualcuno sarà proprio un po' intossicato, ecco perché avete anche questo 4 di spade e il matto che vi dicono di farvi un viaggetto, di allontanarvi un attimo, come se avessi bisogno di tempo per respirare, per schiarirvi le idee. Per quello che riguarda invece il lavoro e l'economia, allora, devo dire che se siete disoccupati ci potrebbero essere, guardate, più che tutto sono delle promesse, perché poi vedo che entro l'inverno comunque le cose non è che partano tanto. Quindi fate una lista delle priorità e soprattutto un consiglio che vi danno è di guardarvi più a largo raggio intorno. Cioè se voi, non lo so, per esempio, sapete fare, vi faccio un esempio come un altro, siete cameriere bar da, non so, 10 anni, provate anche a guardare che come cameriera o cameriere nei fine settimana nei ristoranti, per i banchetti, per i catering. Quindi non vi fossilizzate lì solo perché sapete fare solo quello, perché la vita è cambiamento e si può sempre imparare, no?
Se siete autonomi, ragazzi, la vedo un po' faticosa. Faticosa perché è come se le possibilità si aprissero, ehm, ma cioè le possibilità ci sono, ci sarebbero potenzialmente. Il punto qual è? Che siete voi che non riuscite a guardare più in là del vostro naso. Ho anche la sensazione che potreste incontrare una persona con la quale collaborare, però ripeto, è come se o non volete vedere o non lo vedete, o la vedete, l'opportunità, la persona. Allora, se foste... cosa ho detto? Ho detto i disoccupati, gli occupati... No, gli occupati non li ho ancora detti. Gli occupati devo dire che... allora, a parte che ho come la sensazione che in un certo senso lavoro e amore si possano confondere per qualcuno, come l'idea che ci potrebbe essere un progetto in comune, però se non conoscete molto la persona, state super attenti. La regina di spade vi dice, fate, ce l'avete 2 volte, vi dice di fare un budget preventivo di spesa, 2, 3, 4 budget diversi, almeno 2, questo è sicuro. Cioè, se le cose dovessero andare così, nel migliore dei modi e nel peggiore dei modi, ok? In modo che voi vi sapete regolare qual è la metà. Vi dico, per la questione economica fate attenzione a non spendere troppo in cose futili, in cose materiali di poco conto, che poi non è che spendete per voi, spendete per gli altri. E forse, insomma, limitatevi, ecco, perché potrebbero esserci non tanto spese impreviste, ma nuovi programmi in vista, nuovi progetti, insomma, per cui poi vi potrebbero servire i soldi. E poi terminiamo con questa stella, ragazzi, e devo dire che la stella sono i nuovi obiettivi, la speranza, il destino. Ok? Io sono convinta che molte persone non lo vedano ancora, perché sono ancora in questa fase di torre, di cambio, di trasmutazione, devono ancora fare questo lavoro con l'ego, però vi dico, arriverà la stella, arriverà quell'idea geniale. Mm. Lettura interessante, più che tutto sento che avete voglia di scappare dalle energie di questa torre. Andiamo a vedere un koan, un messaggio buddista, un... Queste in origine, questi messaggi erano incisi su delle tavole di legno e i maestri buddisti davano una tavola al giorno ai discepoli e i discepoli tutto il giorno meditavano su questa tavola. E questa dice: tu sorridi e il mondo cambia. Mm. Per la serie sorridete un po', cambiate l'attitudine e vedrete che anche il mondo vi sembrerà diverso. Quando dicono sorridi che il ciel ti sorride. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo dei guerrieri di luce. Coraggio, ve lo metto qua vicino alla forza. E qua vi dice, vivete la vostra vita senza paura, con coraggio, forza e determinazione. Bellissimo. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata così, di ispirazione. Fatemelo sapere con un like nei commenti, se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video, abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!